deciso di fare questo video per passare un po' il tempo, visto che siamo in periodo di reclusione a causa del coronavirus, quindi per passare un po' il tempo, ma anche magari per farlo passare un po' a voi. Allora, quello che farò oggi è raccontarvi una storia. Perché vi racconto una storia? Beh, è un po' quello che faccio di lavoro, visto che accompagno i turisti per l'Italia, e quando li accompagno per l'Italia gli racconto alcune storie riguardo all'Italia. E quindi quella storia, la storia che vi voglio raccontare oggi è una storia piuttosto incredibile. È la storia di un uomo che si è fatto da solo, un uomo semplice che però è diventato uno degli uomini più famosi del mondo. E questa è la storia di Domenico Modugno, la storia della canzone Nel blu dipinto di blu. Allora, non so se lo sapete, la storia mi è stata raccontata una volta da un giornalista che ho incontrato nel treno, e comunque è piuttosto particolare perché tutto si svolge una caldissima domenica di luglio del 1957. Si svolge a Roma e io mi immagino com'era la Roma degli anni 50, una Roma tranquilla, una Roma pulita, una Roma dove le persone si accontentavano di poco, insomma. E una delle attività più frequenti era quella di andare al mare, di andare a Fregene l'estate. E allora di andare a Fregene era proprio quello che aveva programmato Domenico Modugno insieme al suo caro amico Franco Migliacci. In realtà sarebbe stato Domenico che avrebbe dovuto con la sua macchina andare a prendere Franco la domenica mattina. Però quello che è successo è che nel tragitto per raggiungere la casa di Franco, Domenico incontra una bellissima ragazza. È una di quelle ragazze proprio mediterranee, belle formose, belle abbondanti, e allora, come un qualsiasi italiano che si rispetti, si mette a cercare di convincerla di andare con lui. E lei dice no, ma alla fine accetta e sale in macchina di Domenico. Ora a quel punto Domenico si trova una scelta davanti: o andare al mare con la ragazza e basta, oppure andare a prendere anche Franco. E indovinate che cosa decide Domenico? Domenico decide di andare da solo a Fregene con la ragazza. Però all'epoca non c'erano i cellulari e non c'era possibilità di avvertire Franco. Quindi Franco resta a casa, aspetta Domenico, ma vede che Domenico non arriva, aspetta un'ora, 2 ore, 3 ore, e alla fine, disperato, contate, ecco, che questa era veramente una domenica calda, e dopo la città era calda, insomma, e quindi l'unico sollievo che poteva avere era quello di bersi un'intera bottiglia di vino bianco. Dopo essersi bevuto questa bottiglia di vino bianco, Franco si addormenta, fa un bel sonno pesante e al risveglio succede qualcosa di particolare, perché lui si risveglia, immaginate ancora un po' ubriaco, immaginate il caldo, immaginate che la sveglia è un po' pesante, insomma lui si ritrova un po' confuso, e la prima cosa che vede sono 2 poster, 2 riproduzioni di quadri di Chagall. Sapete, no? Chagall, il franco come si dice, bielorusso, pittore franco-bielorusso, che usava questi colori fortissimi, no? per imprimere e impressionare le menti degli spettatori, e anche per creare un certo movimento. Allora si ritrova Franco queste 2 riproduzioni con questi colori forti. Si trattava di Le Coq d'Or e Le Peintre.
E allora Franco, in questo stato di semi risveglio, e comincia a pensare e ad avere alcune fantasie su questi quadri. E tante le fantasie che sente, e quasi il desiderio di scrivere qualche parola. E poi sarà le parole di una canzone molto famosa. E allora la domenica sera Franco va al bar e chi ci trova? Ci trova Domenico. E ovviamente all'inizio Franco è piuttosto teso, piuttosto arrabbiato, dice: ma Domenico, eravamo d'accordo, che cosa ti sei dimenticato, che fine hai fatto? Però Domenico gli ha detto: guarda, ho trovato una ragazza, sono andato al mare da solo con lei, e chiaramente questo è per gli italiani una ragione valida, insomma, no? La solidarietà maschile. E a quel punto Franco lo perdona e gli fa vedere le parole che nel pomeriggio gli erano state ispirate da questi 2 poster di Chagall. E le parole sono queste: penso che un sogno così non ritorni mai più, mi dipingevo le mani e la faccia di blu, poi d'improvviso venivo dal tempo rapito e cominciavo a volare nel cielo infinito. Allora, questa canzone ha avuto un successo mondiale. Voi immaginate che questa canzone è stata cantata da persone del livello di Ray Charles, le leggo perché sono tantissime, Barry White, David Bowie, Dean Martin, Ella Fitzgerald, addirittura Louis Armstrong e Paul McCartney. E quindi questo rende l'idea di che grande successo ha avuto Domenico Modugno. Però vedete, la storia, che sembra una storia così leggera, in realtà ha un significato molto più grande. Perché? Perché la musica italiana fino a quel momento era diversa. E la musica, fino all'arrivo della canzone di Domenico Modugno, era piuttosto malinconica. Era una musica ancora che ricordava in alcuni casi la guerra, le sofferenze, insomma era una musica ancora molto indietro rispetto invece a cambiamenti sociali, culturali, economici che stava vivendo l'Italia negli anni 50. Allora, da una parte questa musica ancora molto malinconica, dall'altra l'inizio del boom, l'inizio se volete, delle comodità in famiglia, no? Si cominciava a comprare la lavatrice, tutti gli elettrodomestici e queste cose, quindi a guadagnare di più. Quindi serviva in realtà una scossa, se volete, anche per unire gli italiani in una visuale di ottimismo che sarebbe stato poi essenziale per affrontare tutte le sfide dell'Italia moderna. E vedete, che cosa meglio di una canzone cantata da questo ragazzo del sud un po' sfacciato, no? Questo ragazzone che apre le braccia e canta di colori, no? Di blu, del volo e di elementi, insomma, che danno molta allegria. E quindi ecco, questa è la storia di questa canzone, che è stata importante per l'Italia, per gli italiani, ma ha avuto anche un'influenza nella musica mondiale, visto che così tanti cantanti famosi internazionali hanno almeno per una volta cantato la canzone nel blu, dipinto di blu. Grazie mille di avermi seguito. Se
vi è piaciuto il video, per favore pollice su e eventualmente condividetelo. Ciao!